Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione in cui andremo a vedere come sincronizzare il centro messaggi con Microsoft Planner. Nella lezione precedente abbiamo visto quello che possono fare gli amministratori che possono operare all'interno di questa sezione. Adesso andremo a vedere come sincronizzare il centro messaggi con Planner di modo che poi tutte le scadenze possano essere tenute sotto controllo e anche assegnate a determinate persone perché le possano tenere sotto controllo per vedere magari quando la novità è veramente messa a regime da Microsoft per poi informare le persone che la possano utilizzare al lavoro. Quindi per fare questo dobbiamo cliccare su sincronizzazione con Planner, configura la sincronizzazione e cercare un piano per sincronizzare le scadenze che si vedono all'interno del centro messaggi. Oppure possiamo andare a creare un piano nuovo. Comunque è sempre necessario scegliere il piano da qui, nel senso che prima creeremo il piano nuovo e poi dobbiamo tornare qui. Quindi se abbiamo già un piano dove vogliamo far confluire queste attività, ok, andiamo qui, lo selezioniamo e andiamo avanti. Altrimenti dobbiamo creare un piano appositamente per questa sincronizzazione. Noi vogliamo fare questo, facciamo un piano creato appositamente. Quindi andiamo in Planner, clicchiamo sul nuovo piano, lo chiamiamo New Centro Messaggi Office 365 e clicchiamo su Crea piano. Facciamo un refresh. Facciamo anche un refresh nel centro messaggi di modo che tutte le modifiche vengano assorbite e a questo punto possiamo andare di nuovo a cliccare su sincronizzazione con Planner, configura la sincronizzazione e ora scegliamo il piano che abbiamo appena creato, quindi New del centro messaggi Office 365. Poi dobbiamo scegliere un contenitore, lì per il momento c'è solo un contenitore che si chiama attività, che poi potremo rinominare come vogliamo e quindi possiamo andare avanti, perché poi nel piano planner, come vedremo, le attività si possono spostare dove si vogliono. Quindi scegli i messaggi da sincronizzare, tutti gli aggiornamenti, puoi ancora escludere gli aggiornamenti da categorie, prodotti e servizi specifici, oppure solo gli aggiornamenti importanti. Gli aggiornamenti principali sono contrassegnati da un punto esclamativo rosso. Puoi ancora escludere gli aggiornamenti da categorie, prodotti e servizi specifici. Quindi diciamo che possiamo andare anche a scegliere quello su cui vogliamo essere informati. Diciamo solo sugli aggiornamenti importanti perché lì ce ne sono veramente tantissimi e il piano si riempirebbe a dismisura. Secondo me è bene fare così. Poi magari l'amministratore del centro messaggi potrà andare, di lettura del centro messaggi, potrà andare sempre a vedere anche altre cose che non confluiscono nel piano. E poi possiamo andare anche a dire che Office 365 di default ci mette che vogliamo essere informati su tutte queste cose, ma potremmo anche scegliere di essere informati soltanto sulle novità di Microsoft Teams o di SharePoint. Quindi diciamo per il momento che riguardo alle applicazioni di Office 365, relativamente soltanto agli aggiornamenti importanti, vogliamo essere informati su tutto e quindi vogliamo che tutto finisca dentro il piano di Planner. Quindi clicchiamo su Avanti. Oltre a sincronizzare i nuovi messaggi che verranno visualizzati in futuro, oggi puoi importare i tuoi messaggi attuali dal centro messaggi. E quindi andiamo a cliccare su Avanti e ricontrolliamo che tutto vada bene e a questo punto possiamo cliccare su Fine. E configura sincronizzazione automatica, quindi crea un flusso in Microsoft Power Automate che automatizzerà la sincronizzazione con Planner, ma questo al momento non lo facciamo perché è un'attività assolutamente più complessa. Ci limitiamo a sincronizzare il centro messaggi con Planner e clicchiamo su Fine. A questo punto possiamo andare in Planner, fare un refresh, anzi non ce n'è nemmeno bisogno, ecco che tutte le attività al momento
che lui ha contrassegnato come importanti nel centro messaggi, quelle recenti, sono state riversate nel piano di Planner e noi da qui le possiamo direttamente andare ad aprire e consultare comodamente. Quindi, come puoi vedere, poi dopo le attività possono essere spostate anche in quest'altro contenitore, se mi fa comodo spostarle in quest'altro contenitore a cui do un nome. Quindi posso spostarle di qua, posso cambiare il nome al contenitore iniziale dove sono confluite e poi, aprendo le attività, posso andare ad assegnarle a questo utente e dire di questa attività. Ovviamente lui, nel momento in cui è stato investito di questa attività, perché gli è stata assegnata, riceve subito una notifica e quindi sarà lui a doversi occupare di seguire questa implementazione di questa new all'interno di Office 365, per poi magari informare le persone di quando è veramente a regime questa novità su Microsoft Teams, per poterla utilizzare al lavoro.